Salve e benvenuto o benvenuta a questa seconda lezione sulla costruzione dei web database attraverso l'interazione tra Access e SharePoint, nella quale andremo a costruire i nostri elenchi SharePoint. E quindi innanzitutto ci dobbiamo dotare di questo strumento che va acquistato sul sito della Microsoft. Quindi andiamo a scrivere qui sul motore di ricerca piani Office 365, digitiamo invio. A questo punto clicchiamo qui, vedi i piani Microsoft 365, clicchiamo e abbiamo il quadro di quello che costa. Ora, nel caso in cui tu già abbia Office 365 installato sul tuo computer, sarà sufficiente questa licenza da 4,20 € al mese, che comprende, come puoi vedere, SharePoint. Nel caso in cui invece tu non abbia Office 365 installato sul tuo computer, è necessario acquistare una di queste altre licenze. Io ho acquistato questa da 10,50 € al mese, che poi con l'IVA viene 12 € al mese, dove oltre a SharePoint abbiamo anche tutto il pacchetto Office, quindi Word, Excel, PowerPoint, Access, Publisher e Outlook. Una volta fatto questo, acquistato il pacchetto ed installato il programma sul computer, andremo a scrivere qui Office 365 login e andremo a fare il login per entrare con il nostro account Microsoft all'interno dell'area in cui si possono utilizzare tutti questi programmi. Ora qui cliccando qui chiede la password, io ovviamente sono già loggato e a questo punto andremo a cliccare qui su SharePoint. SharePoint è un ambiente all'interno del quale si creano dei siti, anche dei siti molto complessi che poi possono essere visti soltanto dall'azienda o da chi ha avuto autorizzazione a vedere parte o tutto il sito, parte dei contenuti o tutto il sito dall'azienda, e ci serve anche per creare questi elenchi da sincronizzare con Access. Quindi ora noi lavoreremo su questo sito qui che io ho già creato e che si chiama Azienda, ma ti faccio vedere come si crea un sito semplicemente cliccando qui su Crea sito. A questo punto sceglieremo se si tratta di un sito di comunicazione o un sito del team. Sito di comunicazione ovviamente rivolto essenzialmente all'esterno, sito del team quindi per essere visto soltanto all'interno dell'azienda. Ovviamente anche il sito di comunicazione per essere visto all'esterno necessita del fatto che chi gestisce il sito debba dare autorizzazione a terzi a vederlo. Quindi scegliamo sito del team. A questo punto semplicemente andiamo a dare un nome al sito con una breve descrizione e andiamo avanti. Ora io torno indietro perché dicevo ho già creato un sito, è inutile crearne un altro. Clicchiamo qui su azienda e questo è l'ambiente in cui da SharePoint, all'interno del quale si possono fare tantissime cose, come puoi vedere da tutte queste opzioni di scelta e di comando, all'interno del quale noi andremo semplicemente a creare i nostri elenchi del database da sincronizzare successivamente con Access. A questo punto dobbiamo iniziare a creare i nostri elenchi SharePoint e lo faremo iniziando da quello relativo ai clienti. Faccio una breve precisazione. Come puoi vedere qua su in alto c'è un indirizzo internet, quindi il sito SharePoint è un sito internet a tutti gli effetti, ma soltanto tu che sei proprietario dell'account Microsoft e che ti sei loggato per entrare qua dentro, loggata, e puoi vedere questi contenuti o come vedremo alla fine, questi contenuti li possono vedere anche chi sarà da te autorizzato a vedere questi contenuti. Quindi qui si possono inserire tranquillamente tutti i dati aziendali che si vogliono perché li vedremo soltanto noi o chi vogliamo che li veda noi. E quindi iniziamo a creare il primo elenco, quello relativo ai clienti, cliccando su Nuovo, scegliendo l'opzione Elenco. A questo punto scegliamo Elenco vuoto, diamo un nome al nostro elenco, clienti, qui possiamo descrivere ambiente di inserimento dati, anagrafica clienti, sempre bene descrivere nei gestionali
anche il significato dei vari oggetti, perché poi quando ci si torna sopra ci si potrebbe essere dimenticati. Ora questa è una cosa semplice, ma se si vanno a costruire poi delle situazioni più complesse ci si potrebbe anche dimenticare. Quindi clicchiamo su Crea e a questo punto SharePoint ha creato l'ambiente perché noi possiamo andare a strutturare il nostro elenco. Qui verrà una riga con tutti i campi che andremo a inserire e via via incrementalmente, come su un foglio di Excel o su quello della tabella Access, ci saranno tante righe con i dati inseriti e quindi dobbiamo adesso creare i campi per inserire questi dati. E per creare questi campi ci dobbiamo posizionare su questa rotellina con l'icona dell'ingranaggio, cliccare su questa rotellina e nel menu che ci propone SharePoint, dopo aver cliccato sull'ingranaggio, dobbiamo scegliere la voce Impostazioni elenco. A questo punto ci si apre l'ambiente di creazione dei campi e per creare i campi bisogna scorrere un po' in basso e cliccare qui su Crea colonna. Crea colonna e il primo campo che andremo a creare sarà quello del nome del nostro cliente. Quindi nome barra ragione sociale. Una volta scelto il nome del campo è importante scegliere il tipo di dati che devono andare dentro questo campo. Ci sono tante opzioni, è importante scegliere quella giusta soprattutto per compiere successivamente altre operazioni, nel senso che se quel campo ci servisse per fare un calcolo dovremmo andare a scegliere il formato numerico. Ora, in questo caso una riga di testo potrebbe bastare, ma in questo caso vogliamo andare a scegliere scelta da menu, perché poi SharePoint, quando inseriamo i dati, ci proponga un menu con la lista dei nostri clienti da inserire all'interno dell'anagrafica. Quindi qui possiamo scrivere una descrizione. Ora in questo caso, per quanto riguarda il campo nome e ragione sociale, non c'è bisogno di andare a dettagliare di cosa si tratta, ma ripeto, in progetti più complessi ci potrebbe essere bisogno. A questo punto andiamo a dire che la colonna deve contenere informazioni, sì, cioè mettiamo questo campo come obbligatorio, nel senso che quando andiamo a inserire dati non ci farebbe salvare tutta la riga se non inserissimo anche questo campo. Avendo selezionato il formato di questo campo come scelta, come vedete SharePoint ci ha proposto subito scelta 1, scelta 2, scelta 3. Quindi noi qui potremo andare a scrivere cliente 1, cliente 2 e cliente 3. Ovviamente dovremo mettere i nomi effettivi dei nostri clienti. Per ora componiamo questo campo in questo modo, poi alla fine faremo anche un'altra operazione, cioè anche un'altra opzione. Io posso aggiungere da qui i nomi dei miei clienti e via via me li ritroverò nelle tendine quando vado ad inserire i dati, oppure posso far pescare questa lista come faremo nelle lezioni successive quando avremo inserito tutti gli ambienti per comporre le tendine, potrà far sì che questo campo vada a pescare in un altro oggetto di SharePoint. Ovviamente poi tutti questi oggetti diventeranno oggetti di Access che potranno essere modificati non solo da qui da SharePoint, ma direttamente anche dal file di Access. A questo punto consenti immissione di scelte personalizzate? No, lasciamo su no perché qui chi inserisce i dati deve scegliere tra la lista dei clienti e non inserire dei dati che vuole lui perché altrimenti magari si potrebbero creare dei doppioni. A questo punto possiamo dire che questo campo è creato e andiamo a cliccare su OK. Poi andiamo sempre su Crea colonna e creiamo il campo relativo questa volta all'indirizzo. Indirizzo, qui possiamo lasciare una riga di testo, anche qui potremo inserire una descrizione, la colonna deve contenere informazioni, anche questo lo mettiamo come campo obbligatorio e quindi mettiamo la spunta su sì e andiamo a confermare con OK e anche questo campo è creato. Andiamo poi a creare un altro campo, quindi clicchiamo ancora su Crea colonna
creiamo il campo cap. Anche qui lasciamo la scelta di default una riga di testo, campo obbligatorio e clicchiamo su ok. Andiamo a creare un altro campo, quindi dobbiamo ancora creare il campo città, provincia, regione. Quindi qui scriviamo città. Anche qui andremo a scegliere scelta da menu, poi lo modificheremo. Poi tu farai come ti torna più comodo, venendo a incrementare qui la lista dei clienti oppure con il sistema del collegamento alle tabelline che creeremo nelle lezioni successive, quindi alle liste SharePoint che diventeranno delle tabelline modificabili anche da Access. Scelta, quindi qui per esempio potremmo andare a scrivere Roma, Firenze, Milano, eccetera. Campo obbligatorio, la colonna deve contenere informazioni, ok. Andiamo a creare il campo provincia, crea colonna, provincia, anche qui clicchiamo su scelta da menu, campo obbligatorio, Sassari, Potenza, Viterbo, eccetera. E clicchiamo su ok. Andiamo a creare l'ultimo campo, che è quello della regione. Anche qui cliccheremo su scelta, la colonna deve contenere informazioni sì, Lazio, Toscana, Umbria, colonna deve contenere informazioni, ok. Una volta creati tutti i campi, ovviamente se ne possono aggiungere degli altri e potremo anche tornare su ciascun campo per apportarvi delle modifiche, per esempio per cambiare nome o per esempio per cambiare formato. Ovviamente queste sono tutte operazioni da fare con molta attenzione perché una volta che per esempio avremmo sincronizzato questa lista con Access e magari sulla base di quel campo, sul campo provincia, avessimo fatto delle interrogazioni, poi se cambiassimo nome al campo ci salterebbero tutte le interrogazioni su Access, quindi bisogna fare molta attenzione a questa cosa. Io ora ti volevo soltanto far vedere come si può rientrare nei campi a fare delle correzioni. Per esempio, entriamo nel campo nome e ragione sociale del cliente, rientriamo in questi campi e andiamo a dire che qui non ci deve proporre subito cliente 1, non ci deve proporre niente. Noi apriremo la tendina e sceglieremo tra cliente 1, cliente 2 e cliente 3. Però se lasciassimo questa scritta ci proporrebbe cliente 1 e magari ci potremmo anche sbagliare. Quindi lo cancelliamo e clicchiamo su ok. Lo stesso facciamo negli altri campi dove abbiamo messo l'opzione di scelta. Quindi l'abbiamo messa qui, l'abbiamo messa in città, in provincia e in regione. Quindi andiamolo a cancellare. E come vedi, una volta apportata la correzione, qui cancello, mi propone la prima che ho scritto, Roma, cancello, clicco su ok e apporto la modifica che voglio. Facciamolo anche per il campo provincia. Come vedi SharePoint colora di un altro colore i campi dove siamo rintervenuti. Cancelliamo quello che ci mette di default e clicchiamo su ok e facciamolo anche per il campo regione. Togliamo quella che ci propone di default e clicchiamo su ok.
A questo punto ti faccio notare come SharePoint automaticamente qui nel menu ad albero ha introdotto la scritta clienti e altrettanto automaticamente ha generato il link per raggiungere l'ambiente di inserimento dati. Quindi come puoi vedere qui programmazione con codice o cose particolari zero, ha già fatto tutto SharePoint. Quindi clicco su clienti e andrò a inserire i dati nella tabella clienti che una volta che sarà sincronizzata con Access mi metterà i dati dentro il file di Access da cui poi potrò estrarre tutto quello che voglio. Come vedi qui ci sono tutti i campi che abbiamo creato poco fa, il nome, la ragione sociale, l'indirizzo, il CAP, la città, la provincia, la regione. E qui man mano che inseriremo i nostri clienti verranno delle righe, ora ne metteremo subito una, e qui in verticale ovviamente le colonne con i dati relativi ai campi. Magari andiamo a dare un ordine crescente a questa colonna, nel senso che ci metterà i clienti in ordine alfabetico. Quindi per inserire un nuovo cliente dovremmo cliccare su nuovo e a questo punto ci compare questa mascherina di inserimento dati che ci comparirà anche sullo smartphone semplicemente installando l'applicazione di Office SharePoint e quindi potremo loggarci al nostro account Microsoft e quindi inserire i dati da smartphone dopo, quando sarà sincronizzato, anche direttamente nel file di Access. Quindi andiamo a fare un rapido inserimento. Qui abbiamo la nostra lista clienti, cliente 1, qui è importante sempre fare le liste, poi dopo come vedremo facendole pescare da delle tabelline di supporto, perché poi in un progetto più ampio di database ci potrebbe riservire quella stessa lista in un altro campo. Indirizzo diciamo via Verdi 156, CAP 00196, città Roma, provincia Roma, regione Lazio. A questo punto salviamo e SharePoint creerà, ecco, la nostra prima riga con il nostro primo cliente. Quindi come hai potuto vedere è tutto molto semplice, tutto fattibile senza utilizzare nessun codice di programmazione. Andiamo adesso a costruire il secondo ambiente che ci serve per il nostro progetto di database, e cioè quello relativo alle fatture, di modo che poi sia possibile inserire per ogni cliente infinite fatture. Ci troviamo sempre sull'home page del nostro sito SharePoint, clicchiamo su Nuovo, poi scegliamo Elenco, come abbiamo fatto prima, Elenco vuoto, e a questo punto andiamo a dare il nome a questo elenco, lo chiameremo Fatture attive, elenco delle fatture dei clienti, possiamo mettere come descrizione, crea, e a questo punto SharePoint come prima ci ha creato il nostro ambiente dove ora dobbiamo andare a costruire i campi. Quindi clicchiamo ancora sull'icona dell'ingranaggio, scegliamo impostazioni elenco e andiamo a costruire i campi di questo elenco. Quindi rinominiamo subito questo che di default SharePoint ci mette e che non si può nemmeno togliere, quindi siccome ci va bene una riga di testo per il numero della fattura, che non sarà un campo numerico, perché a volte la fattura potrebbe essere 1C, e mettiamo qui il numero della fattura. Ci va bene il campo numerico, qui era già impostato come obbligatorio, e quindi andiamo a cliccare su OK. Dopodiché andiamo su Crea colonna per costruire il secondo campo del nostro elenco, e cioè il campo che in questo caso sarà relativo all'importo. Quindi scriviamo importo, importo della fattura, e qui in questo caso si tratterà di un numero, in particolare si tratterà di un numero che dovrà essere espresso in euro, quindi non soltanto ci servirà un numero, ma ci servirà il formato valuta. Quindi spuntiamo valuta. A questo punto diremo che l'importo ovviamente va necessariamente scritto quando si registra una fattura, quindi campo obbligatorio, la colonna deve contenere informazioni sì, e andremo a dire nelle proprietà di questo campo che ci deve far vedere anche due cifre decimali, numero di cifre decimali 2.
Quindi andiamo a cliccare su OK. Poi creiamo un altro campo che questa volta sarà relativo all'IVA. Qui sceglieremo il formato numerico, campo obbligatorio sì, anche se poi ora andremo a mettere che questo campo deve avere un valore predefinito. Ovviamente se nel caso delle fatture che facciamo ai nostri clienti abbiamo sempre lo stesso valore di IVA, altrimenti dovremo mettere questo campo come campo che ci si può scrivere qualcosa. Supponiamo che abbiamo il 22% sempre di IVA, potremo andare a dire in queste proprietà del campo, di questo campo di SharePoint, valore predefinito 22, quindi in ogni fattura SharePoint scriverà automaticamente 22 e quindi clicchiamo su OK. Adesso andiamo a creare gli ultimi due campi e questa volta saranno due campi calcolati con due piccole formule matematiche, e cioè il totale dell'IVA e il totale fattura. Quindi andiamo qui a cliccare ancora su crea colonna. In questo caso nel primo campo scriveremo totale IVA e tra le proprietà del campo sceglieremo valore calcolato in base ad altre colonne, perché dovremo prendere il campo importo e il campo IVA. Quindi qui possiamo scrivere formula calcolo IVA, la formula sarà questa, apro e chiudo le parentesi quadre tenendo premuto Alt GR a destra del tasto per lo spazio e cliccando e premendo le icone sulla tastiera della parentesi quadra, entro dentro la parentesi quadra, scrivo importo, esco fuori, diviso 100 moltiplicato il campo IVA. E diciamo anche a SharePoint che in questo campo ci dovrà restituire nella formula un numero sotto forma di valuta. E andiamo a cliccare su OK. L'ultimo campo con un'altra formula, crea colonna. Qui scriveremo totale fattura. Anche in questo caso sceglieremo valore calcolato in base ad altre colonne. Qui, importo più IVA nella descrizione, e quindi qui apriamo e chiudiamo la parentesi quadra, più apriamo e chiudiamo la parentesi quadra, andiamo dentro la prima e scriviamo importo e qua scriviamo totale IVA. Anche in questo caso vogliamo che la formula ci restituisca un valore sotto forma di valuta e poi andiamo a cliccare su OK. SharePoint ci ha subito creato la voce nel menu ad albero, andiamo a cliccare su fatture attive ed ecco il nostro nuovo elenco creato. Quindi proviamo a fare un rapido inserimento dati cliccando su nuovo, numero della fattura mettiamo 1, importo 100 euro, l'IVA al 22 come vedi l'ha già messa perché abbiamo impostato questo campo con quel valore che lo immette automaticamente in tutte le fatture che inseriremo. Andiamo a cliccare su salva ed ecco che ci ha già fatto i conti anche del totale dell'IVA 22 euro e del totale della fattura 122 euro. Adesso andiamo a costruire il terzo ambiente che ci serve, cioè quello relativo alle scadenze delle fatture, in modo che poi nel database possiamo inserire infinite scadenze in relazione a ciascuna fattura. Quindi clicchiamo qui su nuovo, elenco, elenco vuoto, andiamo a dare un nome a questo oggetto, quindi scadenze fatture attive. Nella descrizione potremo scrivere scadenze di incasso fatture clienti. Andiamo a cliccare qui su crea come abbiamo fatto prima
E a questo punto SharePoint ci ha creato l'ambiente dove andare a creare i campi come abbiamo fatto precedentemente. Clicchiamo qui su aggiorna per far venire la rotellina, clicchiamo ancora su aggiorna, ecco la rotellina che è venuta, clicchiamo sulla rotellina con l'icona dell'ingranaggio, poi scegliamo impostazioni elenco e andiamo nel nostro ambiente per creare i campi. Innanzitutto SharePoint, non l'avevo detto nei due passaggi precedenti, qui mette automaticamente un campo title, tra l'altro obbligatorio, che non si può eliminare. Noi andiamo a dire, dove si può scrivere un titolo per quell'oggetto, noi andiamo a dire che non deve essere obbligatorio per non essere costretti a inserire sempre qualche dato là dentro, quindi lo potremo lasciare anche in bianco in fase di inserimento dati. Clicchiamo su OK. A questo punto cominciamo a creare i nostri campi, che saranno pochissimi, si tratta di 4 campi, quindi andiamo a crea colonna, inseriamo innanzitutto il primo campo che chiameremo importo, l'importo della fattura. In questo caso andremo a scegliere il formato numero. Questo è importante perché poi ci darà la possibilità di fare i conti nelle query di Access. Anche in questo caso la colonna deve contenere informazioni sì, e in questo caso andremo a dire a SharePoint anche che vogliamo vedere i numeri che inseriremo là dentro, le cifre, con 2 cifre decimali. E clicchiamo su OK. Creiamo la seconda colonna del nostro elenco relativa al mezzo di incasso, cioè come il cliente ci pagherà questa fattura. Anche qui dobbiamo categorizzare questa voce in modo da poter dire domani fammi vedere solo i bonifici che devo incassare questa settimana, per poi magari controllare nell'home banking se sono arrivati. Quindi cliccheremo qui su scelta e tra le opzioni di scelta, quindi anche qui metteremo campo obbligatorio, toglieremo l'opzione automatica, anzi la togliamo dopo, bonifico, ricevuta bancaria, assegno, contanti. Togliamo la scelta di default e clicchiamo su OK. Poi andiamo a creare il campo scadenza. In questo caso sceglieremo il campo data, che ci darà la possibilità di vedere le scadenze solo nell'arco di una settimana, per esempio, o interrogazioni incrociate, solo i bonifici che devo fare in questa settimana, che devo riscuotere in questa settimana da tutti i clienti. Campo obbligatorio, la colonna deve contenere informazioni sì, e quindi andiamo a cliccare su OK. Manca l'ultimo campo, l'ultima colonna del nostro elenco, che sarà pagata con il punto interrogativo, cioè questa fattura è stata pagata o no, l'abbiamo incassata, anzi scriviamo incassata e scegliamo il campo sì no. Automaticamente SharePoint ci mette su sì, ma noi gli diciamo che vogliamo vedere che all'inizio, quando andremo a inserire i dati, sia settato su no, e quindi saremo noi ad andare a dire che invece la fattura è stata incassata. E quindi clicchiamo su OK. Come si può vedere, come nei due casi precedenti, SharePoint ha già creato la scritta nel menu ad albero con il link sottostante, ci clicchiamo direttamente, ecco il nostro elenco che è stato creato. Anche in questo caso rapidissima prova di inserimento dati cliccando su nuovo, importo della fattura da incassare 1000 euro, mezzo di incasso scegliamo bonifico, scadenza scegliamo il 4 aprile 2021 e incassata per il momento lasciamo su no, perché la stiamo registrando, sicuramente ancora non è stata incassata. Potrebbe essere anche già stata incassata, allora andremo a mettere la spunta su sì. Quindi per il momento lasciamo su no, clicchiamo su salva e come negli altri due casi SharePoint ha creato anche in questo caso la prima riga del suo elenco.
Andiamo adesso a costruire gli elenchi di supporto, che saranno quegli elenchi che poi ci serviranno per facilitare l'inserimento dati negli ambienti, quindi negli elenchi che abbiamo costruito fino ad ora, clienti, fatture attive e scadenze fatturative. Quindi gli elenchi da cui dovranno pescare le tendine che adesso stanno pescando dai dati che abbiamo inserito nelle proprietà dei singoli campi. Per esempio, nei clienti, nel campo nome, ragione sociale del cliente, abbiamo inserito cliente 1, cliente 2, cliente 3, se ricordi. E quindi creeremo tutte queste tabelline, lo faremo anche per i comuni, le province, le regioni, lo faremo anche per i mezzi di incasso delle fatture, perché poi questi elenchi di supporto diventeranno a loro volta delle tabelle di access una volta sincronizzati i due ambienti, di modo che le modifiche si possano fare anche direttamente da Access che poi si riverseranno automaticamente su SharePoint. Per esempio sarà da Access che inseriremo in un colpo solo tutta la lista degli 8000 e passa comuni d'Italia. Quindi cominciamo con la lista clienti, con l'elenco dei clienti, quindi ci troviamo sempre sull'home page del nostro sito SharePoint, clicchiamo su nuovo, scegliamo elenco, elenco vuoto, diamo un nome a questo elenco, lo chiameremo lista clienti, elenco di supporto, proprio per specificare che non si tratta di un ambiente vero e proprio di inserimento dati, ma che supporta l'inserimento dati in un altro ambiente, appunto incrementando le tendine, elenco di supporto clienti, clicchiamo su crea, come abbiamo fatto prima, e anche in questo caso SharePoint va a creare l'ambiente in cui poi ora noi potremo creare i campi. Aggiorniamo per far venire la rotellina, aggiorniamo ancora, eccola, clicchiamo sull'ingranaggio, impostazioni elenco, e a questo punto qui semplicemente ci basterà una riga di testo, quindi andremo a sostituire subito il campo title, andremo a rinominarlo, c'è già questo campo che SharePoint mette di default e quindi semplicemente noi procederemo a rinominarlo e lo chiameremo nome, ragione sociale, cliente. Quindi la colonna deve contenere informazioni sì, e quindi andiamo a cliccare su OK. A questo punto SharePoint, come prima, ci ha creato subito il relativo oggetto, ci clicchiamo per aprirlo e qui, come si può vedere, abbiamo la colonna nome, ragione sociale, cliente, andiamo a dire che ce la deve ordinare in maniera alfabetica e poi proviamo a fare il nostro inserimento, da cui poi pescherà la tendina cliente nella tabella dell'anagrafica, quindi nell'elenco dell'anagrafica dei clienti. Quindi qui scriviamo cliente 1 salva, quello che abbiamo scritto di là, cliente 2 salva e cliente 3 salva. Quindi basta così, abbiamo inserito cliente 1, 2 e 3 come abbiamo fatto dall'altra parte e poi successivamente andremo a collegare quel campo a questo elenco SharePoint. Creiamo adesso l'elenco dei comuni, che sarà poi l'elenco da cui pescherà il campo comune dell'anagrafica dei nostri clienti. Quindi andiamo anche in questo caso a cliccare su nuovo, partiamo sempre dall'home page del sito SharePoint, clicchiamo su nuovo, elenco, elenco vuoto, lista comuni, e qui lista dei comuni d'Italia, clicchiamo su crea, aggiorniamo per far comparire l'ingranaggio, eccolo, clicchiamo sull'ingranaggio, impostazioni elenco, come prima cosa andiamo a rendere non obbligatorio il campo title che non è eliminabile, quindi la colonna deve contenere informazioni no, e clicchiamo su ok. Dopodiché andiamo a inserire l'unico campo di questo elenco che ci serve, che è appunto il campo denominazione
comune. Una riga di testo ci va bene, il campo deve contenere informazioni, sì, e clicchiamo su OK. Anche in questo caso SharePoint ha creato subito nel menu ad albero la relativa voce, clicchiamo su lista comuni, questo è l'elenco che abbiamo creato e come al solito da qui da nuovo possiamo andare a inserire i comuni d'Italia. Come vedremo poi lo faremo in un colpo solo da Access, perché qui andrebbe inserito uno per volta: Firenze, Salva, Milano, Salva, eccetera. Quindi noi lo faremo in un colpo solo da Access inserendo tutti gli 8000 comuni d'Italia. Creiamo adesso, come abbiamo fatto poco fa per i comuni, la nostra lista delle province. Quindi siamo sempre sull'home page del sito SharePoint, clicchiamo su Nuovo, Elenco, elenco vuoto, scriviamo lista province, lista delle province d'Italia, clicchiamo su Crea, c'è già comparsa la rotellina, clicchiamo sull'ingranaggio, impostazione elenco, andiamo subito a rendere non obbligatorio il campo title, lo apriamo, la colonna deve contenere informazioni, no, ok, e andiamo a creare anche in questo caso, come per i comuni, l'unica colonna dedicata alla denominazione della provincia. Quindi crea colonna come prima, denominazione provincia, una riga di testo ci va bene, campo obbligatorio, ok. E anche in questo caso è stata creata la relativa voce, lista province, ci clicchiamo sopra, apriamo, ecco il nostro elenco, nuovo, possiamo inserire le province, Grosseto, Viterbo, eccetera. E qui andremo a inserire tutte le province, ma come per i comuni, anche in questo caso da Access inseriremo tutte le 106 province italiane in un colpo solo. Creiamo adesso l'elenco delle regioni, ci troviamo sempre sull'home page del nostro sito SharePoint, clicchiamo su Nuovo, Elenco, Elenco vuoto, qui scriviamo lista regioni e sotto andiamo a scrivere lista delle regioni d'Italia, clicchiamo su Crea e a questo punto SharePoint, anche in questo caso, ci ha creato il nostro elenco. Andiamo poi come sempre a cliccare sulla rotellina dell'ingranaggio, scegliamo impostazioni elenco, andiamo subito a togliere l'obbligatorietà del campo title, quindi la lista deve contenere informazioni, no, ok, e creiamo, cliccando su crea colonna, l'unico campo che anche in questo elenco ci serve, che è la denominazione delle regioni. Denominazione, scriviamolo in minuscolo, denominazione regione. Una riga di testo ci va bene, campo obbligatorio sì, e clicchiamo su ok. Anche in questo caso SharePoint ha creato l'oggetto nel menu ad albero, ci clicchiamo, ecco il nostro ambiente per l'inserimento dati, facciamo una rapida prova, Lazio, Toscana, e anche in questo caso vediamo che SharePoint crea l'elenco che poi da cui poi faremo pescare il campo regione nella tabella e quindi nell'elenco anagrafica clienti.
Creiamo infine l'ultimo elenco che ci serve, cioè quello relativo alle modalità di incasso delle fatture dai nostri clienti. Quindi ci troviamo sempre sull'home page del sito SharePoint, clicchiamo su Nuovo, Elenco, elenco vuoto, mezzi di incasso, modalità di incasso delle fatture attive, quindi sono quelle dei clienti, crea. Ecco che anche in questo caso è stato creato l'elenco. Andiamo come al solito sulla rotellina, impostazioni elenco, andiamo a togliere il campo title come obbligatorio, quindi non appena si apre metteremo la spunta su obbligatorio no, la colonna deve contenere informazioni no, clicchiamo su ok e a questo punto andremo a creare l'unica colonna, anche in questo caso cliccando su crea colonna, mezzo di incasso. Chiamiamo questo campo mezzo di incasso, una riga ci va bene, deve contenere informazioni sì, clicchiamo su ok e quindi anche in questo caso ecco l'oggetto creato, ci clicchiamo, mezzi di incasso, ecco l'elenco e qui andremo a scrivere bonifico, salva, ricevuta bancaria, salva, assegno, salva, contanti. Salviamo, anche in questo caso l'elenco è stato creato e da qui faremo pescare il campo mezzo d'incasso nella tabella scadenze fatture. Quindi anche questo ambiente lo abbiamo creato. Ora da ultimo vedremo come si aggiusta questo menu ad albero e proveremo a fare un rapido excursus su tutto quello che abbiamo creato. Abbiamo visto fino ad ora come si creano gli elenchi su SharePoint che poi sincronizzeremo con Access per svolgere tutte le operazioni successive come le interrogazioni e la costruzione delle maschere. Ma ti voglio anche far vedere come lo stesso ambiente può essere realizzato ovviamente all'interno dello stesso file di Access qualora, e lo sottolineo bene, tu non avessi la necessità di realizzare un web database, ma ti fosse sufficiente disporre di un gestionale dati utilizzabile soltanto dal desktop e quindi in locale senza alcun collegamento ad internet. Quindi clicchiamo qui su nuovo, apriamo un file di Access, lo chiamiamo database, andiamo ad aprirlo. Abbiamo già visto questo ambiente all'inizio di questo percorso e vediamo che qui ci sono, ora è bianco, ma ci sono tutti gli oggetti che si possono trovare all'interno di un database. E domani, quando faremo la sincronizzazione con SharePoint, la tabella clienti ci si manifesterà sotto forma di un'icona gialla, proprio per far vedere che è un oggetto esterno. Ci arriveremo qui da dati esterni, nuova origine, servizio online, SharePoint e poi opereremo la sincronizzazione. Ma ripeto, se non ci fosse questa necessità, ora noi vogliamo costruire un web database, però faccio vedere anche come la stessa cosa che abbiamo fatto su SharePoint può essere realizzata direttamente dentro il file di Access, quindi indipendentemente dall'elenco SharePoint e dalla sincronizzazione del file di Access con il web, con SharePoint. Quindi è la stessa tabella che abbiamo creato di là, che in SharePoint si chiama elenco, andiamo a crearla qui, quindi clicchiamo su crea tabella, eccola già creata, andiamo a dare un nome salvando a questa tabella, la chiameremo clienti come l'abbiamo chiamata di là. A questo punto è stata già nominata, clicchiamo qua giù in fondo su questa squadretta e andiamo nella struttura della tabella. Come vedi in automatico Access ha già messo l'id con un campo contatore, quindi che sarà quello che assegnerà un numero progressivo a tutti i clienti che andremo ad inserire, e inseriamo gli stessi campi che abbiamo inserito di là, quindi l'indirizzo del nostro cliente, andiamo qui a scegliere il formato come abbiamo fatto in SharePoint, qui lo sceglieremo da queste tendine, testo breve ci può andare bene,
Poi abbiamo il CAP, anche in questo caso testo breve ci va bene. Poi abbiamo la città, qui sempre bene non mettere accenti per poi non creare conflitti nelle interrogazioni di access, anche in questo caso testo breve, provincia, testo breve e regione, testo breve. Quindi salviamo la nostra tabella e la chiudiamo. Andiamo a creare quella delle fatture, crea tabella, in questo caso la chiameremo fatture attive, quelle del cliente. Fatture attive, andiamo qua giù nella squadretta, quindi c'è sempre il campo ID messo in automatico, il numero della nostra fattura, qui possiamo lasciare campo testo, l'importo della fattura, qui dobbiamo andare a selezionare il campo numerico, importante per poi fare i conti. Poi mettiamo l'IVA, anche in questo caso campo numerico, e poi dopo qui il totale, diversamente da SharePoint, non si va a fare direttamente nella tabella, ma si farà nelle query. Quindi salviamo, chiudiamo e creiamo anche la tabella. Qui nella tabella fatture mettiamo anche ID cliente per operare poi la messa in relazione delle tabelle. In questo caso ID cliente dovremo scegliere il campo numerico. Salviamo, chiudiamo e andiamo sempre cliccando su crea a creare la nostra terza tabella come abbiamo fatto su SharePoint, scadenze fatture attive. Quindi anche in questo caso andiamo a salvare, clicchiamo sulla squadretta, l'ID l'ha già messo lui, quindi qui scriveremo l'importo numerico, mezzo di incasso, testo breve ci va bene, scadenza e andremo a scegliere il campo data e poi incassata sceglieremo, come abbiamo fatto su SharePoint, il campo sì no. Questa tabella dovrà essere messa in relazione con le fatture, cioè tante scadenze per una fattura, quindi qui andremo a scrivere ID fattura attiva e a scegliere il campo numerico. Salviamo, chiudiamo, andiamo nell'ambiente delle relazioni da strumenti database e cliccando su relazioni, teniamo premuto il tasto sinistro sull'elemento che vogliamo trasportare, il tasto sinistro del mouse, lo trasciniamo qua e lo trasciniamo qua e creiamo quelle relazioni che invece nel nostro web database creeremo direttamente su SharePoint e poi importeremo direttamente su Access con la sincronizzazione tra i due ambienti. Quindi qui tenendo premuto su ID andremo a portare questo campo su ID cliente, applica integrità referenziale, crea, quindi ha creato la relazione 1 a infinito, per ogni cliente infinite fatture, e poi dall'id fattura lo andiamo a portare sull'id fattura attiva dentro il campo scadenze, dentro la tabella scadenze fatture, applica integrità referenziale e crea. Anche in questo caso ha creato la relazione tra la tabella fatture e la tabella scadenze fatture. Ecco, ora potremo andare a inserire i dati in relazione ad ogni cliente infinite fatture e in relazione ad ogni fattura infinite scadenze. Abbiamo dunque creato tutti gli oggetti che ci servono per realizzare il nostro progetto di database web
E vediamo adesso come li possiamo raggiungere per inserire i dati. Ovviamente SharePoint di default, man mano che abbiamo creato questi oggetti, ce li ha inseriti direttamente in questo menu ad albero, che però potrebbe diventare molto confusionario qualora il progetto di database fosse più strutturato e quindi queste tabelle fossero tantissime. Dopo aver creato le relazioni tra la tabella clienti e quella fatture e a valle tra quella fatture e quella scadenze fatture, per poi trasferirle direttamente in Access, vedremo come si può creare un ambiente più intuitivo per l'inserimento dati, nel senso che andremo a togliere tutti questi oggetti che SharePoint di default ci ha messo qui, creeremo semplicemente un pulsante, cioè una scritta qui nel menu ad albero inserimento dati, e creeremo una pagina SharePoint da cui ci saranno una serie di pulsanti con il nome di queste tabelle per andare appunto a inserire i dati. Già qui comunque, se queste tabelle fossero soltanto queste, potrebbero non darci fastidio qui nel menu ad albero, e da qui potremo andare anche a riordinare la loro sequenza, nel senso che potremo cliccare su modifica e potremo andare a dire per esempio che la tabella lista clienti la vogliamo mettere qua giù in fondo. Poi cliccheremo su salva e a questo punto SharePoint ci farà vedere la lista clienti qua giù in fondo. Quindi possiamo dire che questa lezione può finire qui, e nella prossima lezione vedremo come andare a creare le relazioni tra i vari oggetti, tra i tre oggetti che abbiamo creato, che appunto sono la tabella clienti che metteremo in relazione con la tabella fatture e la tabella fatture che metteremo in relazione con la tabella scadenze. E in questa seconda lezione andremo anche a creare il pescaggio, per esempio, del campo comune dalla lista comuni che abbiamo creato in questa lezione. Ti aspetto alla prossima lezione. Ciao!